Buongiorno lettrici e lettori, io sono Michela, benvenuti in un nuovo video. Oggi vi porto la recensione di questa meraviglia qua. Che cos'è? È il primo di una serie di 4 libri, se mi seguite sul canale l'avete già visti e rivisti. Sono usciti da poco i primi 3, eccoli qua, 1, 2, 3, e il quarto, sono usciti a settembre, e il quarto uscirà a novembre. Sono editi Mondadori con queste edizioni meravigliose, bellissime, per cui lo andiamo a vedere subito perché già solo l'edizione merita. Ho detto che sono editi Mondadori, in particolare per la linea Oscar Volt, che ci sta portando ultimamente delle chicche meravigliose per quanto riguarda l'estetica dei libri. Ecco qua. Ha le pagine verdi, che in realtà sul video rende poco perché sono molto più brillanti, e ha la sovracoperta che, tolta, diventa un poster che riprende praticamente la cover del libro, e sotto è fatto così ed è bellissimo con questo elemento qui, e agli inizi capitoli spesso c'è una foto dell'epoca o comunque degli elementi che riguardano la storia. Tutti e tre sono molto belli esteticamente e seguono la stessa linea, però oggi parliamo del primo, che è Sulle tracce di Jack lo Squartatore. Questa serie di libri è scritta da Kerry Maniscalco e è un romance in ambientazione vittoriana che ha molti elementi thriller, investigativi, insomma sicuramente un'atmosfera che a me piace tantissimo leggere e che quindi insomma non potevo non leggere. Vi dico subito che il libro mi è piaciuto, sì, assolutamente, gli ho dato 4 stelline e spero di anche avanzare col voto nei prossimi, perché comunque mi è piaciuto molto. Ha per carità delle pecche qui e lì, però è sicuramente un ottimo intrattenimento. È innanzitutto un romance perché è incentrato su una storia d'amore, ma in realtà io mi aspettavo dalle recensioni viste in giro molto più romance di quello che c'è, e tutto ruota sulle indagini investigative. Ci troviamo nella Londra vittoriana del 1888, la protagonista è Audrey Rose, questa gentildonna che dovrebbe, come tutte le sue coetanee della nobiltà, dedicarsi alla ricerca di un marito, ma lei ovviamente non ne ha la minima intenzione, e si apre con lei praticamente nelle mani infilate in un cadavere, più o meno. Questo è l'incipit del libro. Audrey Rose appunto segue le lezioni dello zio, malgrado a lei siano vietate proprio perché è donna, ma si traveste da uomo per seguire queste lezioni e seguire appunto le orme dello zio. In questa situazione avvengono i primi delitti di Jack lo Squartatore. Lo zio si troverà ad indagare intorno a questi delitti e quindi la nipote, insomma, aiuterà lo zio nelle ricerche. Assistente dello zio è Thomas Cresswell, gentiluomo che appunto sta studiando per diventare medico forense e col quale Audrey Rose si troverà a suo malgrado a collaborare. Ovviamente il trio indaga sulle morti attribuite a Jack lo Squartatore per scoprire chi è l'assassino. Parliamo innanzitutto dei personaggi. Audrey Rose è sicuramente un personaggio che ho apprezzato molto, è sicuramente una femminista, un personaggio femminile molto forte, che si ribella alla società e non si ferma davanti a niente pur di realizzare il suo sogno. Tutte le donne intorno a lei vengono descritte insomma come abbastanza svenevoli, invece lei fa autopsie, si ritrova a girare nella Londra vittoriana di notte in strade insomma buie e non proprio raccomandabili, quindi è sicuramente un personaggio tosto forte. È anche insomma un po' ogni tanto non proprio simpaticissima, nel senso che fa sempre anche battute agli altri un po' pesantucce, ma a volte anche veramente poco gentili. Ma insomma si trova in situazioni in cui deve ribattere il suo ruolo perché la società la vuole relegare nell'unico ruolo a lei possibile, cioè quello di moglie. Quindi è sicuramente un personaggio che ho amato molto, non è il mio preferito del libro perché a volte è veramente esagerata, però è sicuramente un personaggio che si apprezza proprio per la sua forza, è un personaggio forte, ecco, se volete una storia con un personaggio femminile molto forte e ben caratterizzato, che non sia forte a prescindere, ma sia appunto ben caratterizzato, ben costruito, sicuramente Audrey Rose fa per voi.
anche perché, malgrado la sua forza, ha anche dei momenti di debolezza, dei momenti in cui è titubante, quindi insomma è sicuramente un personaggio veramente molto ben costruito, che ti accompagna nella lettura e la rende veramente piacevole. Il personaggio dello zio è un personaggio molto divertente, diciamo, molto, un personaggio che ti fa sorridere, un po' per la sua stranezza, perché comunque, visto il tema, insomma, visto la materia di cui si occupa, è sicuramente un uomo originale per l'epoca. Poi c'è Thomas Cresswell, che è ovviamente il personaggio maschile per eccellenza, che come fai a non amare? È veramente un personaggio di cui ci si innamora immediatamente, per forza. Quindi i personaggi li ho trovati ben costruiti, sicuramente che ti coinvolgono nella lettura. Per quanto riguarda invece la storia si muove tra il mystery, il romance e l'historical fiction, è un thriller, praticamente si va a caccia delle tracce di Jack lo Squartatore, si cerca, si indaga su chi sia Jack lo Squartatore. Io, quando mi sono approcciata al libro, dalle recensioni che avevo letto, credevo che fosse più preponderante l'elemento romance rispetto a quello mystery. E invece devo dire che l'elemento mystery ce n'è tanto, e questa cosa l'ho apprezzata e mi è piaciuta tanto, perché queste atmosfere londinesi, vittoriane, fumose, con questo assassino che si aggira per le strade londinesi, l'ho veramente adorata. L'elemento mystery, come dicevo, è veramente molto presente e ben fatto. Anche le ambientazioni, gli elementi storici sono ben fatti. La scrittrice in realtà si allontana da alcuni punti storici della vicenda di Jack lo Squartatore, ma lo dice lei stessa nella postfazione del libro, lo fa in pochi momenti che sono funzionali alla trama, per cui il romanzo cerca di essere il più possibile fedele alla storia e all'ambientazione storica dell'epoca. Quindi questa cosa, per esempio, rispetto al libro sui vizi e virtù di giovani gentiluomini, di cui ho fatto la recensione pochi video fa, qui l'elemento storico è sicuramente molto molto più accurato, e quindi sicuramente è un libro da apprezzare. Quindi se siete amanti delle atmosfere vittoriane di Jack lo Squartatore, amanti di Jack lo Squartatore, della figura insomma di Jack lo Squartatore, comunque di quelle atmosfere, questo libro è sicuramente un libro che vi consiglio, perché questi temi sono trattati in maniera molto rispondente al vero. Mi è piaciuto tantissimo da questo punto di vista. Altra cosa che ho apprezzato, e che però lo rende un libro magari non per tutti, è la freddezza, la crudezza con cui ci vengono raccontate le vittime di Jack lo Squartatore e anche le autopsie. Ecco, se siete debolucci di stomaco, forse non è il libro per voi, perché in alcuni momenti l'autrice si sofferma sui dettagli sia dei cadaveri che delle autopsie. Io è una cosa che ho apprezzato molto, perché rende il libro più maturo, ti permette di immergerti di più in queste atmosfere, che comunque insomma si parla di un assassino seriale, e quindi ti permette di immergerti maggiormente in queste atmosfere. Però mi rendo conto che allo stesso tempo rende il libro non adatto a tutti, malgrado appunto sia un libro dove c'è molto romance. Dall'altro punto di vista, essendoci elementi così crudi riguardo ai dettagli delle uccisioni di Jack lo Squartatore, magari non è un libro adatto a tutti. Quindi ecco, se siete deboli di stomaco, se non amate molto questi dettagli nei libri, forse non è il libro per voi. Il libro è il primo di una serie di 4, in realtà ha una conclusione per cui si potrebbe leggere anche a sé stante. Io in realtà non vedo l'ora di leggermi gli altri, anche perché il secondo è su Dracula, che tra tutti i personaggi proposti nella serie è il mio preferito, quindi non vedo l'ora di leggermi il 2. Però se voi avete intenzione di approcciarvi e poi magari non volete andare avanti, ha comunque una storia chiusa, per cui si può leggere in maniera anche a sé stante. Difetti grandi, io devo dire, non ne ho trovati, veri difetti grandi. Non è un libro perfetto, però non è neanche un libro che ha grossi difetti. Certo, vi devo dire che se voi cercate un libro semplicemente mystery, thriller, avendo un buon elemento di romance, non è il libro adatto a voi, proprio perché nella storia i due elementi di romance e mystery vengono
vengono modulati mano a mano e sono preponderanti entrambi, quindi ecco, c'è il romance dentro, c'è un bel po' di romance, ben scritto, ben fatto, però c'è. Ho sentito poi invece molte critiche al rapporto tra i due, tra la storia d'amore che c'è all'interno, che è un against to love, cioè da nemici a innamorati. Io devo dire invece la storia l'ho apprezzata, perché Thomas Cresswell ci viene descritto molto bene. Questo non è spoiler, perché lo capite tipo a pagina 3 chi sono i due innamorati del libro. Il personaggio viene descritto molto bene e per quanto lui abbia questo carattere molto misterioso, enigmatico, quasi all'inizio sembra prepotente, in realtà poi scopriamo le ragioni dietro al suo modo di vivere, il modo di essere, soprattutto grazie al fatto che alla fine c'è questo extra, che vi presento Thomas Cresswell con l'incipit della storia dal punto di vista di Thomas, quindi riusciamo a capire meglio il personaggio, le ragioni che lo spingono a voler essere medico forense, comportarsi in quel modo. Lui è sempre molto sulle sue, è poco socievole con gli altri. Capiamo perché lui sia così solitario da appunto questo extra finale che ci racconta appunto maggiormente il personaggio di Thomas. Il libro è raccontato dal punto di vista di Audrey Rose, quindi questo extra finale in più ci dà altri elementi riguardo alla storia e ci aggiunge anche qualche elemento in più per quanto riguarda il mystery e gli studi che lui intraprende con lo zio di Audrey Rose. Questo libro, se si faceva l'ordine sul sito di Mondadori, c'era il regalo La nascita del principe oscuro, che è la novella che in inglese è solo in ebook e invece la Mondadori ce l'ha stampata, per fortuna. Io non l'ho letto perché, malgrado sia il regalo col primo, mi è stato detto da chi ha letto tutta la serie di leggerlo alla fine dei 4 romanzi, perché fa spoiler. Quindi ovviamente me lo tengo da parte per dopo che ho letto tutto il resto, però era insomma un'iniziativa molto carina che ha fatto la Mondadori regalando questo libro, se si ordinava dal sito Mondadori. Credo non ci sia più, che sia andato esaurito, però se siete curiosi andate sul sito e andatevelo a vedere. Questo per quanto riguarda questo libro per oggi è tutto. Fatemi sapere se vi ho incuriosito, se è un genere che piace anche a voi. Io adoro i mystery thriller, soprattutto poi insomma ambientati nella Londra vittoriana, guadagnano un sacco di punti. Poi devo dire, la descrizione della Londra vittoriana così fumosa, con queste vie che vengono descritte e i poveri che s'aggirano, le prostitute che s'aggirano per queste vie, è qualcosa di meraviglioso. In questo veramente Kerry Maniscalco è stata eccezionale a riportarci le atmosfere della Londra dell'epoca, veramente veramente bello. Oltretutto queste atmosfere si intervallano con gli ambienti che vive Audrey Rose, che sono gli ambienti della nobiltà, quindi lei a un certo punto va al circo, si trova a dei tè pomeridiani con delle altre lady, insomma tutto questo ambiente della Londra povera, delle strade di Londra, della Londra fumosa, della fame, insomma, e del bisogno, si inframmezza con le descrizioni della Londra vittoriana ricca, e sono descrizioni che ho assolutamente adorato. Anche solo per questo, secondo me, il libro merita tantissimo. Ad ogni modo, fatemi sapere se vi ho incuriosito, se è un genere che a voi piace, fatemi sapere se lo avete letto. Se lo avete letto, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo libro, altrimenti fatemi sapere cosa state leggendo in questo momento e soprattutto se quello che state leggendo vi piace. Io vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube, così mi aiutate a farlo crescere, e soprattutto lasciarmi un commentino per farmi sapere che siete passati. Magari lasciatemi un commentino e scrivetemi insomma se il personaggio di Jack lo Squartatore vi affascina oppure no. Ad ogni modo, questo è tutto. Io auguro buona lettura a voi, buona lettura a me, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!